Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale da Aero 2025. Giorno 2, oggi andremo a vedere tutto quanto quello che riguarda aviazione generale, quindi tutto quanto quello che sono gli stand A, e quindi mi raccomando, come al solito, se vi piace questo video, like al video e iscrivetevi al canale. Partiamo a bomba con Cirrus. Eccoci qua, lo stand Cirrus, come al solito Cirrus Vision Jet, fantastico come al solito, stessa posizione, già visto, però è sempre veramente un bel vedere questo aeroplano, fantastico, sta vendendo tantissimo, soprattutto in America. Adesso ve lo faccio vedere anche di dentro, che è libero, ha un 7 posti comodissimi, ovviamente è turbina, è un economy jet, un VLJ, Very Light Jet, e 3 posti in fondo, 2, quindi 7 posti comodissimi, suite Garmin da far paura, bellissima, stupenda. Ragazzi, qua si sta veramente comodi, questo è un gran bel modo di viaggiare anche in modo economico, perché rispetto a tutti gli altri jet questo mezzo è veramente molto economico come mantenimento e come consumi, e comunque ha dei range notevoli, puoi andare in tutta Europa senza nessun problema, veramente è un gran bel mezzo. Ve lo faccio ancora vedere. Certo, non avrai i tavolini, tutte le cose, ma lo spazio, guardate lo spazio per le gambe. Cioè, lo spazio per le gambe è veramente incredibile, cioè, sei veramente in business class, poi a tutto quello che si può trovare, veramente molto bello. Paracadute, maschere, bello, bellissimo. Vi faccio vedere anche lo compartimento bagagli. È veramente, a parte il cappuccino che c'è qua, però è veramente tanta roba. Un bel giocattolino per andare in ferie in famiglia, con la famiglia, veramente notevole. Passiamo al Cirrus SR22 GTS, bellissimo in questa colorazione gialla, stupendo, veramente incantevole. Aereo 4 posti con una suite avionica di tutta eccellenza, bellissimo. Bellissimo, aeroplano anche questo che ti consente di andare dovunque tu voglia, a qualsiasi quota. Veramente un gran bel gioiello. Ormai bellissima in questa colorazione. Andiamo a vedere gli interni con la nuova suite avionica Garmin. Qua per andare bisogna mettersi qua così, ragazzi, è veramente un salotto, cioè, è veramente un salotto stupendo. Anche questa la classica manetta
al posto del lo stick al posto del volantino, veramente tanta roba. Suite Garmin da incredibile, stupenda. Ve lo mostro anche di dietro. Due posti che sono stra super comodi, bagagliaio stra super comodo, anche questo vai veramente in tutta Europa senza nessunissimo problema, in pieno comfort, e soprattutto con questa suite Garmin praticamente fa invidia ad un aereo di linea, veramente fantastico. Ok, spaziale, veramente bellissimo. Abbiamo il gemellino, sempre un SR22 GTS, l'ultimo nato di casa Sirius, anche in questa colorazione è veramente molto bello, identico a quello che abbiamo visto prima, Suite Garmin da far paura. Spaziale. Anche in questa versione con questi sedili fantastica. Ok, andiamo in casa Piper, il nuovo M700, che poi non è proprio nuovo, però comunque si è già visto. Molto bella anche questa colorazione che fa un po' old style, veramente molto carina questa colorazione, ovviamente turbina. Qua si viaggia veramente in maniera non in pieno comfort, ma ancora di più. Ecco qua, vediamo la Pratt & Whitney, la turbina stra super collaudata, la PT6A della Pratt. Adesso vediamo se riusciamo a entrarci dentro. Beh, 4 posti che sono veramente comodissimi, bellissimo, ragazzi, guardate, veramente si sta un pascià qua, guardate le mie gambe, guardate come si sta comodi qua. Pensa andare in giro per l'Europa così, mamma mia che sogno, spettacolare, bellissimo, guardate, sono proprio una comodità veramente impressionante. Poi davanti 2 piloti, suite Garmin, manco a dirlo. Beh, adesso solamente un panel è acceso, uno è acceso, però ormai veramente tanta roba. Bello. Anche tutto il comparto bagagliaio, hai tutto quello che puoi desiderare per andare a farti una bella vacanza con il tuo aeroplano. Ecco qua, scendiamo, andiamo a vedere la seconda proposta di Piper, che è il Piper LM350. Anche questo non è una novità, però fa sempre la sua bella figura. L'Arciere LX, scusate. Qua abbiamo anche il classico Continental 155 con 1500 km di autonomia, 16.000 piedi di service.
230 km all'ora di cruise speed al 75% di potenza, quindi più o meno un 40 litri ora. E beh, molto carino, sempre molto carino. Sempre la sua bella figura. Niente, anche qua sedili molto comodi. Che bella suite, sedili molto comodi, forte, bello. Suite Garmin, manca a dirlo. Anche di dietro molto comodi, 4 si sta tranquillamente senza nessunissimo problema. E passiamo a uno dei veri light jet più popolari, soprattutto anche negli Stati Uniti, l'Honda Jet. Guardate che bello, è veramente, a me aeroplano veramente sembra un caccia. Allora, siccome questo aeroplano è stato venduto, non ci possono far diciamo salire sopra, di un privato, e non ha dato l'autorizzazione a far salire sopra, però facciamoci un giretto all'esterno. Guardate, veramente il muso veramente è spaziale, veramente bellissimo. La particolarità è che i motori sono messi con questo pilone mega galattico sulle ali, e questo dà sicuramente molto più comfort ai passeggeri, in quanto sicuramente il motore non è attaccato alla fusoliera e quindi le vibrazioni sono decisamente minori rispetto a un jet con i motori attaccati alla fusoliera sotto. Veramente imponente e stupendo, bellissimo, fantastico. Guardate la lucina sopra in coda per far vedere le matricole. Bellissimo. Ma c'è il reparto bagagli, veramente molto capiente. Bene, passiamo oltre, andiamo in casa Daher, che propone sempre il solito intramontabile, il Kodiaq, fatto proprio, che eccolo qua, bellissimo. Questo turbina fatto per le piste anche semi preparate. Ci sono diversi piloti, per esempio in Sud America, che lo usano, ed è veramente incredibile come aeroplano, e le capacità, la versatilità di questo mezzo. Soprattutto è molto semplice convertirlo da passeggeri a cargo, quindi soprattutto per esempio nel Sud America è una cosa molto importante. Qua ovviamente è una configurazione VIP, quindi ecco, questo è for sale se lo volete acquistare, quindi è una configurazione completamente passeggeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 postazioni, molto comode anche, quindi anche qua si viaggia veramente molto bene. Passiamo al cavallo di battaglia di Daher, il TBM
960, le caratteristiche di questo aeroplano ormai sono assolutamente arci note. È un aeroplano che è un turbo elica, sempre con, mi sembra la Pratt, mi sembra che il Pratt & Whitney, il PT6, non ne sono sicuro, però dovrebbe essere così. È un aeroplano pressurizzato. Ecco, adesso qua ci sono un pochettino di indicazioni. Ecco qua, 252 nodi, 3200 km di autonomia, veramente. Maximum cruise speed at long range 467, può arrivare a un maximum cruise speed a 28.000 piedi di 611 km all'ora. Insomma, siamo, non dico a livello di un jet, però ci facciamo il workaround a vedere se riusciamo a vederlo internamente. La leçon apprise, c'est que anche qua, tra l'altro, guardate, vetri oscurati, bellissimi, stupendi. È sempre un 6 posti, quindi un 4+2, sempre un 4+2. Vediamo un attimino all'interno. Yes, of course. Ovviamente questo non lo accendono mai, però tanto è sempre la solita classica suite Garmin. Tra l'altro ci sono tantissimi youtuber che volano su questo aeroplano, tipo Stevo. Andate a vederlo, le potenzialità di questo mezzo. Questo è veramente, puoi girarti l'America come vuoi tu, in totale comfort. Sti finestrini sono veramente modello 787, sono veramente spaziali, molto bello. Ok, vediamo di scendere, prendiamoci il nostro zainettino in casa Junker. Questi sono degli aeroplani fantastici, perché sono ovviamente degno del nome Junker, che è un nome che evoca aeroplani storici. Sono ultralight, rivestiti di questo rivestimento metallico ondulato che li rende molto retro. Bellissimo questo A60 RG, affiancato, ovviamente sotto c'è un Rotax. Qua potete anche vedere un pochettino le caratteristiche. Addirittura questo qua c'è l'Edge Performance, ok, 200 km all'ora di velocità di crociera e VNE di 226, quindi non è super veloce, però calcolate che è veramente molto racing, è incredibile. Guardate come è fatto, c'è tutto alluminio completamente rivettato e risvolto così. È una lavorazione che è incredibile. Andiamo all'interno, suite Garmin come se non ci fosse un domani, 2 posti. Adesso non lo so se questo rimane, remain open or you can also close. It's an option that you can close it with. Ok, quindi si può avere sia in versione cabrio così che in versione chiusa, come quello che andremo a vedere prima. Ok, but you can change the different configuration. Somebody for you who has a better language than me. Ciao, buongiorno. No, dicevo,
È una differente combinazione oppure è possibile chiuderlo e rimanere aperto in questo modo? C'è anche la scelta, la possibilità da scegliere anche se vuoi anche la copertura chiusa o aperta. Ok, ma rimane così oppure lo puoi avere entrambi? Inverno c'è la cappottina chiusa e poi d'estate invece Ma anche quella aperta, bella coperta, chiusa. Sì, no, certo, no, assolutamente. E anche di più avere un feeling del volo. Del volo, certo, no. Si può cambiare la cappottina in circa un'ora e mezza di lavoro, si può quindi passare è un optional, tu la compri, si può passare da questa configurazione qua aperta d'estate che è bellissima a quella configurazione che adesso andremo a vedere che è chiusa. Quindi veramente ottima scelta. Comunque tutti i dettagli sono veramente incredibili, sono incredibili, è fantastica la lavorazione di questo mezzo, è fantastica, cioè, dal punto di vista, e non c'è una clicca sulla piede, cioè è perfetto, quindi una lavorazione meccanica veramente di eccellenza, tutto ovviamente rivettato, bellissimo, fantastico, complimenti Junker, molto bello. Qua c'è una versione bianca con la cappottina, bella, quindi tu puoi avere un optional, puoi prendere la tua bella cappottina. Credo che adesso vediamo se riesco a passare, vediamo se riusciamo a dare uno sguardo all'interno. Passo sotto, vediamo un po'. Comunque è alto, perché se non hai in appoggio non ce la fai a salire qua sopra. Okay. Veramente molto bello. Due Garmin, veramente bellissimo, ottimo. Stare attento perché è un po' pericoloso. Sì, no, tranquillo. Quelle sono le cose. Ovviamente c'è anche in questa configurazione in tandem, bellissima, che fa molto old style con questo è lo Junker A50, bellissimo, guardate le ruote, è fantastico a dir poco. E c'è anche ovviamente la 50 in configurazione monoposto se uno vuole fare proprio, è un volo, come vedete. Addirittura abbiamo una cruise speed di 155 all'ora, quindi proprio è un volo veramente molto romantico, molto bello, molto tranquillo. Bello. PC12, poi andremo a vedere anche il nuovo PC12 Pro, vediamo se ci fanno salire sopra. PC12 Pilatus è sempre una garanzia, veramente stupendo, fuori ci sarà credo anche il Pro, quindi tanto facciamoci un giro intorno a questo e vediamo. Questo è il vecchio, si fa per dire, MGX. Facciamoci un giro, credo che si possa vedere anche dentro più o meno come è fatto, almeno avere un'idea, perché ovviamente la cabina è qua. Questo è il mood dell'aeroplano, praticamente un business jet sotto false spoglie con il motore turbino, stupendo, bellissimo. Bagagli, guardate quanti bagagli che ci stanno, bellissimo. Buongiorno. Abbiamo il classico stand dei motori Continental, questo è il CD170,
se volete potete vedere le caratteristiche tecniche. Qua adesso è il CD300, qua gran bella potenza. Wow. E questo è il 550, che è il più potente della categoria. Se volete sbizzarrirvi potete leggere. Invece abbiamo il CD300 che è il medio di casa Continental, con questa è quanto. E continuiamo la nostra carrellata generale dell'aviazione generale con questo bellissimo extra, sempre presente, con colorazione di Mirko Pecorari. Non ha bisogno di presentazione, il miglior aereo acrobatico che c'è al mondo, stupendo. È sempre lui, è sempre qua presente. Tra l'altro c'è un job offer, se qualcuno vuole, se qualcuno è interessato, vi faccio fare la scansione di questo QR code per vedere che cosa offre extra. Quindi continuiamo la nostra carrellata con l'Xir Aircraft, che è qua nelle configurazioni da 100 cavalli e 140 cavalli con il 912 e 915. È un aeroplano, come vedete, che può fare circa 610 miglia nautiche di percorrenza, al 50% di potenza, addirittura a 110 nodi può fare 800 miglia nautiche di percorrenza. Quindi questa è una bella tabella, perché fa vedere come comunque il Rotax 912 rimane sempre la configurazione più diciamo economica, perché il 915 a 50% di potenza andiamo a 130 nodi e facciamo 700 miglia nautiche, mentre il 912 al 50% 110 nodi e 809. Però se andiamo a 125 nodi con il 912 facciamo 610 miglia nautiche, mentre con il 915 ne facciamo 711. Quindi questo è un aeroplano quindi molto buono da crociera, e anche per quanto riguarda le scuole di volo. Infatti mi sembra che questo sia il primo che verrà consegnato subito dopo il salone alla Egnatia Aviation, che è una scuola di volo greca. Quindi ne ha comprati 49, se non vado errato, di questi mezzi qua. Quindi un ottimo aereo scuola e anche un ottimo cruise per questo 2 posti francese. Ecco, adesso vediamo se riusciamo a farvelo vedere anche di dentro, però già nella precedente edizione era presente e non è cambiato nulla. Adesso vediamo se per caso ne riusciamo ad aprire uno. Proviamo a vedere se è aperto. Sorry, it's possible to open to catch? No, ok, thanks a lot. Non si può aprire questo, quindi bisogna aspettare che
quelle due persone se ne vadano via. Intanto andiamo a vedere il velivolo che ha presentato l'anno scorso innanzitutto a Friedrichshafen, quindi il P2006 NG Sport, che è stato rivisitato come bagagliaio in qualche piccolo particolare, molto ormai. Tanto vediamo un po' se si riesce ad aprire, a vederlo un po' all'interno. Sì, si riesce ad aprirlo. Suite completamente Garmin, sedili veramente molto belli, di prestigio, stupendo. Anche di dietro è veramente comodissimo, con un comodissimo bagagliaio. Tra l'altro l'innovazione è che si può arrivare dal bagagliaio anche dall'esterno. Suite Garmin, dicevo, completamente. Eccola qua, molto bella. Facciamo di chiudere. Si chiude così. Ok. Ha due Rotax da 100 cavalli, Mentor è l'aeroplano ridisegnato per le scuole e per la PPL low cost. Infatti si chiama The Ultimate Trainer, con un 100 cavalli. La prima volta che era stato presentato l'abbiamo visto addirittura in colorazione Ryanair, molto carino. Qua abbiamo il P92, l'MK2, che presto vedremo sul canale, ci voleremo, è un aeroplano che è veramente stupendo, bellissimo. Ormai di P92 ha solamente il nome, ovviamente. Guardate che interni che ha, veramente un gioiellino che ovviamente non ha più nulla a che spartire con il vecchio P92. Bagagli che sono assolutamente comodi, qua ci puoi mettere dei trollettini. Suite Garmin, manco a dirlo, ovviamente. G3X come se te lo regalassero. Bello. Cerchiamo di uscirne indenne, e questo è il P2010 Gran Lusso. Vediamo se riusciamo a vederlo anche all'interno. Veramente stupendo. Posso dire di essere stato il primo civile a essere salito su un P2010 adesso quasi circa 10 anni fa. Avevamo fatto il test flight con Volare e questo aeroplano è semplicemente stupendo. Adesso ve lo faccio vedere anche all'interno, perché veramente merita. È veramente stupendo. Ecco, adesso vi faccio vedere l'interno. L'interno è veramente qualcosa di stupendo. Guardate, questi sedili sono soffici, guardate anche tutte le cuciture della cloche, è veramente la cucitura qua tutto pelle, stupendo. Ovviamente Suite Garmin, tutte le comodità, una sorta di FMS qua sotto, veramente un gioiello. Anche di dietro ovviamente non è da meno, lucine, airboccette dell'aria,
veramente. Adesso vediamo se riusciamo ad aprirlo dall'altra parte. Facciamo il giro. È proprio un gran lusso a tutti gli effetti, veramente. Vediamo se riusciamo ad aprire anche il vano di dietro, se possibile. Sì, guardate che roba. Praticamente questa è un X5 che vola agli interni di una BMW X5 che vola, è veramente spettacolare. Bagagliaio, ovviamente questo è per le piccole cose, poi c'è il bagagliaio di là. Guardate quanto posto c'è per le gambe, quanto c'è posto per lo spazio, veramente. Fantastico. Qua ovviamente c'è il bagagliaio, veramente un oggetto veramente incredibile, bello. Abbiamo anche questo Sport Cruiser qua abbandonato, non c'è nessuno. La colorazione è carina, quindi è il classico Sport Cruiser, il PS28, nulla di nuovo, nulla di, diciamo, in questa colorazione blu. Ve lo faccio vedere un pochettino da bello, carino. Ve lo faccio vedere magari anche all'interno. Questo anche è un grandissimo, diciamo, macinatore di chilometri. Ha due suite Diamond, molto è un bagagliaio che direi che è notevole. Tra l'altro questi sono anche dei contenitori che si aprono e quindi fanno da bagagliaio. Ci sono delle suite apposta che sono fatte per, ecco, una è aperta, ecco qua. Adesso gli espositori hanno scelto di metterci vino e acqua però giusto per farvi vedere la capienza di questo bagagliaio ausiliario. Andiamo in casa Diamond, che sempre con il DA62 che il sottoscritto ha volato per la prima volta, si chiamava ancora DA52. Veramente molto bello, nulla di nuovo in casa Diamond, scusate. Anche questo è l'eterno rivale del Cirrus SR22, vabbè, più che tutto il DA50, perché questo ovviamente è un bimotore e quindi ha due Austrian Engine che vanno anche a getta 1. Vediamo se riusciamo a salire là. Voilà, vi faccio vedere anche la suite Garmin, stupenda, bellissima. Ragazzi, se uno ha un milioncino di euro, questo un aeroplano che è veramente per andare in giro per l'Europa è il massimo che si possa avere, ecco, diciamo. Per andare in giro per l'Europa questo è veramente. Tra l'altro l'importatore, il pilota
fa anche dei ferry flight in America, quindi li consegna volanti in America, quindi con questo mezzo puoi fare anche tranquillamente senza problemi la traversata dell'Atlantico, o anche consegnare questo mezzo in qualsiasi posto che tu voglia nel mondo senza nessunissimo problema. Vi faccio vedere anche dietro come è fatto. 3 posti super comodi, anzi in realtà questo è un 7 posti perché c'è anche la possibilità di avere, diciamo, un 5+2, anche 2 posti un pochettino più piccolini sacrificati alla fine dell'aeroplano. Questi posti si possono anche abbattere per mettere dei bagagli più voluminosi, sì. Ci si sta, perché io ci sono stato, quindi è un po' sacrificato ovviamente per via del tetto per persone come me, ma è veramente notevole. Quindi un 7 posti addirittura, quindi un 7 posti come il Cirrus Vision Jet. Adesso andiamo al DA50, il CD300 classico, anche questo non è una novità, però è sempre quello che propone adesso Casa Diamond. Facciamogli un giro intorno. Comunque anche questo è un gran, questo è un 5 posti, non è un 7 posti, è un monomotore, non è un bimotore, e questo è l'acerrimo nemico definitivo dell'SR22. Quindi la configurazione è esattamente come quella vista del suo fratellino maggiore, il DA62, suite Garmin, addirittura bellissimo questo bracciolo che tu praticamente tiri su l'FMS e comandi il Garmin senza toccare gli schermi, bellissimo, fantastico. Quando si dice che i soldi non fanno la felicità, però se ce li hai ti puoi comprare un giocattolino del genere e andare in tutta sicurezza in giro per l'Europa con il tuo aeroplano, fregandotene delle condizioni meteo e di qualsiasi altra cosa. Gran begli aeroplani, il Diamond sempre veramente. Adesso andiamo in casa Black Shape, quindi andiamo a Monopoli, che ha una novità perché ha preso il Prime e lo ha fatto tail dragger. Ecco qua il Prime veloce, nessuna novità riguardante questo mezzo già visto. E qua ecco la versione tail dragger. Quindi quello che dicevo prima, secondo me il mood di questo salone può essere prendere un aeroplano che è in configurazione triciclo e farlo tail dragger. Questo si chiama il Prime Explorer, ovviamente perché è tail dragger, quindi è fatto per i campi in erba, è fatto per i campi, non è fatto certo per le piste asfaltate. Molto, molto carino, ci sta bene perché non tutti gli aeroplani ovviamente se li fai tail dragger stanno bene, ecco. Qui è stato installato un motore CMG, quindi non un Rotax. Vedremo, hanno incominciato i primissimi voli adesso, c'è anche con
Aspettate che tolgo la... C'è anche ovviamente con la possibilità di averlo con il Rotax 916, certificato 600 kg, molto 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 carino. Abbiamo il Gabriel, è stato già presentato lo scorso anno, il mezzo certificato di casa Black Shape. E queste sono le caratteristiche del Gabriel di casa Black Shape. Quindi novità in casa Black Shape che riguardante il Prime a tail dragger. Forte. Vedete qualche piccola novità. Ospite di Flyer Magazine c'è questo BF 108 Largus AS10 che è veramente non molto semplice da vedere, diciamo, in una fiera. Guardate che bello, spettacolare, il Typhoon bellissimo. Ci facciamo un giretto, vediamo se riusciamo a vederlo anche da dentro. Fantastico, fantastico. Questo ovviamente è preso d'assalto, vediamo se riusciamo a farlo. Ja. Hat er wirklich gemacht, ja? Können die ja gar nicht. Strumentazione super analogica con qualche garmettino qua e là. Also wir treiben es echt auf die Spitze. Bello, Also wir bello, sagen, bello, nicht stehen lassen, ja? fantastico. Solange sie läuft. Faccio vedere anche di dietro, ecco qua. Einmal quer durch Deutschland. Jetzt haben wir es uns getraut und haben einen Heringsdorf gefahren. Oh, was ist? Adesso andiamo a vedere il Bristol Turbina che è stato certificato e incominciano le consegne del Bristol con il turboprop TR90 con la turbina. È veramente una cosa molto importante, l'inizio della commercializzazione di questo aeroplano che promette veramente grandi risultati in termini di turbina, solo ovviamente se si va in alto. La turbina, ricordo, ha 140 cavalli, quindi praticamente è una turbina che sostituisce un Rotax 915, però ovviamente, ecco, qua abbiamo 141 cavalli, 85 kg, dai 20 ai 32 litri ora in cruise condition, 8000 piedi. Ovviamente se si va più in su non puoi far altro che beneficiare degli effetti della turbina, quindi questo è un motore veramente incredibile per poter andare su. Vediamolo anche all'interno. L'interno è un classico Bristol. Aura aereo certificata, quindi sono pronti per la vendita. Sinceramente non riesco mai a capire perché questo Aura aereo è presente qua in questo padiglione. Sinceramente lo ignoro. Questa è la versione sportiva e la versione dell'Integral R. Questa è la versione acrobatica. Ecco qua.
siete curiosi delle prestazioni potete anche vederle qua. 4 posti cinese elettrico, non so come si pronunci la sorry. Però matricola cinese, fantastico. 4 posti, completamente elettrico. Questo è il mood della cabina. Abbiamo anche il posto dietro. Bah. Questa sono le caratteristiche. 150 kWh, 69 kWh di batteria. Bah. 300 km di range, poi sono cazzi vostri a ricaricarla, puoi capire. Vabbè. Se vi piacciono questi video, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao, grazie!